Benvenuti a tutti telespettatori e telespettatrici e bentornati a tutti quanti i Lucky Topdeckers. Qui è il vostro Kami Magic, il vostro caro amico ben fidato, ed è qui pronto per portarvi un altro bellissimo Premier Draft di Edge of Eternities. Questo qui è Rank, cui chiuderemo questa season che finisce tra 10 minuti. Ah no, eccolo qui, sta scritto 54 minuti. Quindi non ha senso più giocare, perché siamo rientrati confortevolmente all'interno della top 1200. Quindi torneremo a giocare Premier a partire da Platino, con il Season Reset a partire da stasera. Nel frattempo, bentornati a tutti quanti, nel frattempo impiegheremo il nostro tempo facendo un bel traditional, così come abbiamo fatto la scorsa sera, così come abbiamo fatto ieri. Un bel trad, è finito 2-1 l'ultimo, adesso ci riproviamo, vediamo se riusciamo a portare a casa un bel 3-0 nel best Magic that ever is, che è il traditional, ovvero il best of 3, perché è challenging, è una sfida, è sempre una sfida giocare best of 3. Ci sono tante cose da considerare, non solo la side, ma anche tenere a mente tutte quante le carte che ha giocato, l'avversario, tra G1, G2, elaborare un game plan, capire se sei l'aggro, se sei il control, quando spingere, quando tenere le carte indietro. Insomma, è tutto tanto interessante. Bella Kami e bella a tutti, buona live, ci si vede più tardi. Oppure un saluto al me del futuro dal VOD. Buonasera Umb, spero di riaverti al più presto, nel frattempo che ci hai fatto aprire Burgeoning, che è una carta che sto vedendo giocata in Brawl. Questa carta in realtà non ha un posto all'interno di Arena. Questa qui è una carta vecchissima, che la sua fama l'ha costruita sul Commander, ma se non si è all'interno di un pod multiplayer questa carta non è inutile, così come è inutile in Limited, lo è ancora di più in Brawl e in altri formati. Che cosa prenderemo? Cryogenica, The Scouting Blast, non c'è molto altro. Ma Kami, drafti sempre mazzi blu. Non è colpa mia se Cryogenica è così tanto forte. Cosa devo prendere? Terra Symbiosis? Quando metti un segnalino su una creatura che tu controlli, pesca altrettante carte? No, e poi forzare Selesnya? Voidforge Titan è una 5-4 che la fai e ti viene rimossa. Questa fa card advantage e può essere sacrificata in mille modi. Magari Willa Memnon di Uthros Exile, e poi magari ti passano la Golden Common Simic. La vita è bellissima perché potrai fare Simic Ramp. Questa uncommon è fenomenale, ha 2 mana e 2 per 1, perché è una 2-2 che rampa e poi diventa una minaccia nel late game e dovrà essere risposta. Quindi è un disastro. Stiamo passando Gene Pollinator, che forse è l'altra carta che potrebbe essere considerata all'interno di questa busta, e nient'altro. C'è Monoist. In realtà dicono che Monoist è la comune più forte del nero. Potremmo prendere Monoist e provare a fare il raro blu-nero, che da tanto tempo che non lo sto draftando. Vero è che abbiamo fatto letteralmente blu-nero ieri, ma non era blu-nero, era mono-blu con una carta nera, quindi non conta come blu-nero. Comunque, Biomecan Engineer ci saluta all'interno del mazzo. Qui abbiamo Brantar, che mi sta piacendo tantissimo come carta. Questa qui è una carta che o viene rimossa da Gravekill, Banishing Light, la spot removal premium che ha l'avversario, oppure genera tanto vantaggio. Solo che prenderla qui ci posizionerebbe all'interno di Timur puro. C'è anche un bellissimo Plasma Bolt che però non vorrei splasharlo. All'interno di Blu Verde, se volessimo rimanere all'interno di Blu Verde e proprio forzare, dovremmo prendere Drix Fate Maker. Ma penso che Brantar sia abbastanza più forte di tutto quanto il resto delle opzioni che ci vengono proposte, che a partire dal terzo pick non voglio già forzare. Voglio tenermi aperte le opzioni. Magari il rosso è insospettabilmente e insolitamente aperto. Chi lo sa, andiamo a finire blu-rosso, Civila Memnon. Who knows? Questa qui è una chiara indicazione per fare blu artefatti. Mechan Assembler. Questo qui, a differenza di Voidforge Titan, che è la carta cui io lo paragono sempre, a differenza di Voidforge Titan, ovvero quel drop a 5 nero che abbiamo visto 3 pick fa, genera board advantage piuttosto che card advantage. Forse potremmo fare il raro pentacolore con Infinite Guideline Station, ma il problema di questa carta è, anche se la dovessi riuscire a castare, è comunque orrenda, perché a 5 mana è una 2-2 tappata e poi forse diventa una 7-15,
Che cioè, da un punto di vista di power level è oscenamente scarsa. Anche se costasse 5 mana colorless non la giocheresti lo stesso. Da notare come il secondo Drix Fate Maker che stiamo passando. Nel frattempo che ci viene dato questo, Timur sembra abbastanza aperta. Ciao Kami, ti possiamo aggiungere sui social? Absolutely yes. Basta che andate su un qualsiasi mio video su YouTube e in descrizione trovate il Linktree. Oppure mi cercate su Instagram, Kami of Lucky Top XMTG. E nella bio trovate il Linktree, quindi tutti quanti i vari social connessi all'universo, al Kamiverse, all'universo Kami of Lucky Topdex. Qui dobbiamo decidere cosa prendere. A me Memorial Team Leader piace tanto, se dovessimo andare rosso, X, qualcosa, non lo so, se no prendiamo Sentinel la giochiamo sicuro, perché stiamo facendo blu qualcosa. Dobbiamo decidere se fare blu-verde oppure blu-rosso. Questo è il senso. Di rosso non stiamo vedendo più di tanto, continueremo a prendere carte blu. I'm blue da badi da badà. Lo sapete che il blu in questo formato è quella rara congiunzione tra, ok, a me piace tantissimo draftarlo perché il blu è il mio colore preferito, e insieme il blu è attivamente forte in questo formato e insieme il blu è sottodraftato in questo formato. E quindi questa rara intersezione tra tutte quante queste cose fa sì che molto spesso vada a finire nel blu. Perché il nero è scomparso. Oh, and by the way, il nero è scomparso. Non è manco tutto quanto questo granché il nero in questo formato, però è scomparso. Dunque, ci ho detto, un altro Drix Fate Maker. Questo è pesante, un po' pesantino il terzo, come pick 7, ne abbiamo già passati 2. Però noi stiamo facendo blu qualcosa. Potremmo prendere Pinnacle Killship, che la giocherei sia in blu rosso, sia in blu verde, sia in blu qualcosa. Se no dovremmo prendere Cerebral Download. Ma come card advantage abbiamo già Cryogenic Relic e Ilvo Infiltrator. Cerebral Download è tanto tanto lento. A me una Pinnacle Killship piace. Soprattutto in Best of 3. Ah, ok, facciamo un blu rosso. Wandering Fumarole. Too much important. Una terra doppia. Già che se fosse già semplicemente una terra doppia, e il fatto che mi fixa molto bene il mana all'interno di una color pair, sarei già contento. Inoltre diventa una 4-1 o una 1-4 a tua scelta, visto che comunque sia l'abilità attivata costa 0 e quindi puoi switcharlo a tuo piacimento. Zoa sottovalutatissima come carta, arriva super late, non potremmo essere più contenti di così. Qui non c'è niente, prenderemo Roving Actuator nel caso. Ciao Real Guru, let's go. Altro Zoa, ma certo. Qui Fate Maker, penultimo pick. Ok. Ma ok, magari andiamo a finire blu-verde. Who knows? Forse devo prendere Cloud Sculpt Technician, Decide, whatever. Qui sicuramente prenderemo il secondo Biomechan Engineer. Non penso che ci sia qualcosa che voglia farmi cambiare idea su questo pick. Biotech Specialist, bello bellissimo, ma dovremmo andare Timur puro. Ma Timur puro non è che mi fa impazzire. Potremmo sprecciare qualcosa di rosso. Abbiamo Wandering Fumarole e adesso doppio Biomechan Engineer, quindi abbiamo già due modi distinti per poter fare l'Ender Token. Ovviamente non stiamo a splashare Territorial Brantor, perché la buona norma è non splashate, ragazzi, le carte a doppio costo specifico di un terzo colore. Non lo fate. Pensatelo e non fatelo. Qui da questa busta l'unica carta che vorrei che willasse è Selfcraft Mechan. Nel caso in cui dovessimo trovare un'altra criogenica, nel caso in cui dovessimo trovare un nut block da saccarci sopra, for value, e fare una 4-5 che in più fa divination quando entra scombo di battaglia, che è la vera forza di Selfcraft Mechan. Possiamo mai permetterci di giocare Memnon the right hand, però quello sbagliato, questo qui è il Memnon quello scarso, quello raro, quello uncommon è quello forte, quello raro è quello scarso. Quello scarso mi permette di lanciare gli artefatti dalla cima del mazzo. Quanti artefatti ho? Cryogenica, Nanoform, che non è mai tutto quanto questo granché, Pinnacle, doppio Zoa. Ah, però aiuta a castrare i Zoa warpati dall'esilio. Ma se prendessi Mechan Navigator non è tipo leggermente meglio? Non vorrei splashare Plasma Bolt. Potrei addirittura prendere SCP Impact, che in Best of 3 è una signora carta. Potrei addirittura prendere Steering Wildwood, però non ho modi per fare mana bianco. Se fosse stata la terra blu-verde l'avrei presa sicuramente. No, Mechan Navigator sopra Memnon, la considero quasi una carta migliore. 2 mana 2-1 che quando viene tappata fa pesco scarto. Adesso abbiamo bisogno di modi per tappare le nostre creature che non siano Pinnacle Killship che arriva al settimo turno, perché Mechan Navigator e Nano for Sentinel hanno davvero bisogno di venire tappati for value e possibilmente non essere coinvolti in combat. Ah, ok, blu-verde proprio wide open. Ci arriva Glacier Godmaw come pick 3, pack 2. Wide open no, però abbastanza open da non essere forzato. Questo è il senso.
quasi che è meglio Maelstrom Resolver. No, Glacier Godmo dentro blu verde, una copia la voglio giocare sicuramente. Sicuramente. E per il resto, a maggior ragione adesso voglio le astronavi, perché Nano Force Sentinel diventa anche un rampino per Godmo, perché se la puoi tappare senza far passare dalla combat, puoi tappare una tua terra, stazionare un'astronave, stapparla e con sole 6 terre fare un Godmo di sesto, il che è pretty clutch. Vorrei poter utilizzare Wandering Fumarole in qualche modo nel frattempo che prendere un Selfcraft Mechan. Potrei addirittura considerare Annul dalla side. Annul è una carta molto forte di side. Ad esempio contro il nostro mazzo. Contro il nostro mazzo cantera tipo tutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pezzi distinti che sono abbastanza. Se hai abbastanza pezzi da counterare con Annul, allora il fatto che sia estremamente efficiente per un solo mana la giustifica. Se l'avversario ha solo 3 target all'interno del mazzo, ovviamente no. No. Il senso è non lasciarti trarre in inganno dal fatto che non ci siano troppi pezzi da counterare con Annul, perché non necessariamente devi counterare quello giusto. Ti basta già counterare una Nano Force Sentinel on the draw per un mana soltanto e sei felicissimo. Non stiamo vedendo il verde, la parte verde, ad eccezione di Glacier Godmo. Da questa busta prenderemo molto probabilmente Shattered Wings per la side. Non so se voglio Stinger. Forse Stinger è una carta migliore di side. Contro i mazzi aggressivi, una 2-2 death touch le blocca tutte. Però non la vorrei giocare di main, se possibile. Quasi che Ilvoy Infiltrator è una carta che considero migliore di main, perché può crescere indefinitamente. Ma all'interno di questo mazzo come fa a crescere indefinitamente? Non cresce indefinitamente. Potrei prendere Radiant Strike e provare a sedarla con mana Bunt, con doppio Biomecan Engineer. L'alternativa è prendere questo Sky Stinger, sempre per la side. Creature vaniglia difensive nel caso in cui dovessimo difenderci da qualcosa, da mazzi very very aggressive. Sammy's Curiosity è la carta clutch all'interno di blu verde. Buonasera Lombi, buonasera. Let's go, let's go, let's go. Almeno una Sammy's Curiosity la voglio avere all'interno di questi mazzi. Brantar va assolutamente via, ci saluta. E abbiamo bisogno di un po' di card advantage, di ulteriore card advantage, mentre che prenderemo Technician per la side. Non ci ha punito il pick, penultimo pick della scorsa busta. Qui prenderemo un altro Sky Stinger. Adesso vediamo tutto il nero, ma è ovvio, voglio dire, non abbiamo passato. Buonasera dottore, buonasera a tutti quanti. Meditation, serve qualcos'altro? È un po' contestato questo archetipo al tavolo. Annul che però ci wheela. Quantomeno abbiamo costruito una side decente. Annul, Blooming Stinger, Technician, Sky Stinger sono abbastanza carte sideabili, anche quasi main deckabili, ma non vorrei. Siamo a 14 carte, siamo short. Siamo decisamente short on playable. Tolti questo qua Shattered Wings quasi che potrebbe essere main deckabile. Sicuramente sono contento di averla ricevuta. Mentre qui prenderemo una Warmaker Gunship da splashare. Abbiamo già Wandering Fumarole, abbiamo doppio modo, triplo modo per fare l'ender, quindi il rosso ce lo andiamo a trovare. Questa qui è una delle rare più forti nell'intro formato. Inoltre abbiamo costruito il raro blu-verde che ha un sacco di artefatti, perché ne abbiamo 1, 2, più i lender 3, 4, 5, 6, 7, 8 artefatti diversi, più 4 modi per fare l'ender. Quindi sono 12 al momento, più tutti quanti quelli che avremo, più se stessa, perché conta se stessa, non dice pari al numero di altri artefatti che controlli. Mi dispiace passare la seconda criogenica, non wheelerà mai, ma ce ne faremo una ragione. Quindi questa qui la mettiamo qui sullo splash di Fumarola e non ci è arrivato nulla, il nulla scintillante come pick 2. Quasi che prenderei Unravel per la side. Ci sono matchup, ma tanto Unravel mi wheela, dai. Chi prende Unravel potrà wheelare mai come decimo pick? Se io prendo il pick scontato qui adesso è Thawbringer, sì, perché mi serve come carta di main e ci sta. Ci mancano le astronavi. Ne abbiamo presa adesso una come primo pick, ma solamente 2 sono poche per il momento. Allora, prenderanno Gravkill, Depressurize, Vanguard, sono 3, 4 Pilot, 5 il cane, no, probabilmente non wheela Unravel. Ma preferisco una carta di main visto che siamo short, che è fortissima. La domanda è così forte anche all'interno di questo mazzo? Psionicist. Avremmo Curiosity che fa Ritual, perché possiamo fare di quarto Curiosity.
e la prossima spell viene scontata di 2, quindi possiamo potenzialmente castare un drop a 5, ed è una cosa abbastanza interessante. Se non prendessimo Sionis, Space Time Anomaly non è una considerazione, dovremmo prendere il secondo Mechan, ma il secondo Mechan senza il secondo modo per poter sacrificare un artefatto for value non è così forte. No, preferisco prendere Sionis. Adesso voglio Cerebral Download, se dovesse arrivare sicuramente voglio un'altra Chirogenica. Removal come siamo messi? Gunship, Killship, doppio Zoa, più, i tappini di criogenica. Close da Diplomatic Relations e Cryogenic Relic. Siamo un po' short di rimozioni, però abbiamo Annul, Stinger Decide, Shattered Wings. Forse non ci serve così tanto e molto probabilmente un'altra rimozione ci arriverà nei pick successivi. Questa criogenica è troppo importante per questo mazzo. Too very much important. E as a matter of fact qui prenderò... Qui c'è tutto, qui c'è praticamente tutto. Lo sconto di 2 vale anche sul warp? Yes. Quindi puoi fare Zoa warpata a 1 se hai fatto una spell prima. Qui vorrei Starforge, la vorrei Close Encounter lo vorrei, Plunge lo vorrei sullo splash, vorrei tutto, però Scanship è troppo importante per tutti quanti i motivi che avevamo detto prima, e quindi deve stare all'interno del mazzo. E se ne vogliamo una sicuramente vogliamo la seconda. Ok, il mazzo è migliorato sensibilmente, arrivati in terza busta e adesso manca ben poco, manca la terza bolla. Potremmo addirittura prendere il braccialetto, ma questo qui non è un mazzo braccialetto. Però di side è tanto forte, però la terza bolla migliora e di tanto la main. Soprattutto se dovesse wheelare il secondo Mechan, diventerebbe un mazzo abbastanza fortino. Migliora Gunship, migliora tutto, migliora Sionis. Mi dispiace braccialetto, però non ce l'hai fatta. Terza bolla dentro al mazzo. Cosa wheela? Nulla. Potremmo prendere Tapestry Ward. Tapestry Ward in realtà non è il peggio. Quasi che è meglio di Drix Fatemaker all'interno di questo mazzo come drop a 4, pur considerando che Fatemaker fa a 2 volte l'effetto. Perché è un artefatto per Gunship e tra le altre cose fa attaccare per 4 Sionicist. Potrei... eccola la carta che volevo. Eccola. Si riprende yes! Il mazzo ramp, tutto ciò che vuole fare, pescare carte, fare surveil, pesco 3. Questa carta è atomica in questo mazzo. Allora, il mazzo è finito, siamo a 23 precise, forse potremmo levare Fatemaker per mettere un'altra carta se dovesse arrivare, Unravel per la side, pure, siamo contentissimi. Un altro Mechan, dai, Fatemaker fuori e dentro il secondo Mechan e poi il mazzo è... al bacio, dai che arriva il secondo Mechan, non arriverà mai. Però se arriva il mazzo è da 3-0. Già così potrebbe quasi essere da 3-0. Who knows? Non è arrivato. Potrei mai utilizzare Scrapper dalla side? Non penso, mai nella vita. La seconda Mental Modulation anche non penso di giocarla. Prendiamo Scrapper, who knows? Siamo a 22. L'ultima carta che metteremo sarà probabilmente Blooming Stinger. Dal momento che adesso il card draw ce l'abbiamo tra bolle varie. Prenderemo una 9-9 for fun che non giocheremo mai. Sì, una 2-2 Death. Il problema della 2-2 Death è questo. È che se tu non hai card draw, hai speso una risorsa per fare una creatura che non impone molto bene un piano agro o un piano mid-late game. È una 2-2 Detach che sta lì a tradare e basta. Serve solamente a fare velocity difensiva. Per questo ha bisogno di essere accompagnata del card draw per offsettare il fatto che hai speso una carta che è inflessibile. Questa qui è una carta che non è flessibile. Fa solamente quello, solamente trada per il drop a 3 e il drop a 4 dell'avversario e basta. E quindi se ti trovi che in realtà devi pushare il vantaggio non necessariamente si spinge aggrando l'avversario, ma si spinge agendo tramite più assi contemporaneamente. Uno di questi è il tempo, uno di questi è il card advantage. Blooming Stinger non spinge vantaggio in nessuno di questi modi. È un Grizzly Bear che fa 2 danni a turno e quindi tra le altre cose neanche riesce ad impostare una race
Non che questo mazzo abbia come proprio obiettivo quello di impostare una race. Questo mazzo ha come proprio obiettivo quello di arrivare nel late game e sovrastare l'avversario con il card advantage e grandi giocate, killship, Godmo, fare tanti robot di Mechan Assembler, fare Utro Scanship e picchiare con la volante, eccetera, eccetera. Penso che possiamo levare una montagna e mettere una foresta, così staremo giocando 8-8 foreste e isole, cioè fonti blu e fonti verdi e 2 fonti rosse. E comunque abbiamo 1, 2, 3 modi per fare l'ender nell'early game più Godmo. Dovrebbero essere abbastanza modi per trovare il rosso per poter castare Warmaker Gunship, che non necessariamente dobbiamo castare di terzo, la possiamo pure fare di quinto o sesto. 0 rimozioni, anzi solo la ship che fa 7 danni. No, questa qui è una rimozione, questa è una rimozione tempo, questa qui è una rimozione. Dopodiché questa qui è una rimozione per le creature appiedate, questa qui è una rimozione tempo. Cioè le rimozioni non sono necessariamente le rimozioni, questa qui è una rimozione per un giocatore. Cioè il concetto di rimozioni è molto flessibile. Diciamo così. E se volessimo le rimozioni, abbiamo inoltre anche Shattered Wings dalla side. Abbiamo passato una Diplomatic Relations che lo stesso non sarebbe stata fortissima all'interno di questo mazzo e ci abbiamo preso sopra la prima delle 2 Utros Scanship. Cos'è una rimozione tempo? È una rimozione che ti fa vantaggio tempo e basta. Cryogenic Relic non rimuove un pezzo dal campo di battaglia, lo mantiene tappato per un turno e basta. Il senso di rimozione tempo è che tu tieni la creatura tappata per un turno e tu in quel turno devi fare altro. Se tu stai a braccia conserte, la rimozione tempo è card disadvantage. Se io ti faccio a un mana, ti rimbalzo una creatura in mano e poi sto a braccia conserte, ho buttato via una carta nel cesso e basta. Se io ti faccio, ti rimbalzo una creatura in mano, però nel frattempo ti sto menando per 20, ho approfittato del tempo che sono riuscito a generare e ho vinto la partita grazie a quella rimozione tempo. E il senso di questo è che nel mentre che io faccio rimozioni tempo, io porto avanti il mio game plan. Quindi ti tappo il tuo pezzo attaccante, nel frattempo faccio Utros Seonicist, faccio un drop a 4 e poi faccio Cerebral Download da 3, faccio Surveil 2 to the bottom, pesco 3 carte che sono le altre 3 risposte che vorrei trovare, ti ho sommerso di card advantage e ho perso la partita, questo è il senso. Play. È un mazzo decente, è un mazzo che può dire la sua. Abbiamo soprattutto anche una side decente. Facciamo contro Morpheus, direttamente da Matrix. The Initiate, noi facciamo first, ma soprattutto abbiamo tripla bolla, quindi è un mazzo con cui è difficile sfigare, perché le terre le troverai con tripla bolla. Pure dovessi fare di secondo bolla, di terzo spacco bolla solamente per trovare l'endrop, prima un po' li trovi. Detto ciò, terra, Biomecan Engineer, l'avversario ha fatto foresta a passo, quindi a Biomecan Engineer gli racconta questo. E now that's a bomb. Lo so che that's a bomb, cioè uncommon che è una bomba. Dock Worker Drone. Noi faremo semplicemente terra, Nano Force Sentinel passo e il turno dopo quasi che possiamo full stazionare Utros Scanship. L'avversario ha fatto una bellissima 2-2-2. Se c'è un mazzo che può darci problemi è Selesnya, che fa pezzi troppo grandi troppo presto. Però se si limita a fare questo, che immagino sia protetto da Focus Fire, no, non è protetto da Focus Fire e infatti non ci attacca neanche. E infatti noi faremo Utros Scanship, pescheremo, scarteremo terre. Il turno dopo tra Seonicist e Zoa succederanno delle cose obbrobriose. Se stappiamo un mana non ci facciamo assolutamente niente, quindi quello che dobbiamo fare è questo che stappa questo, e dopodiché questo, e dopodiché passiamo. Ciao carissimo Edo Gode, let's go. L'avversario adesso ci attaccherà per 4 e poi ha perso la partita. Cioè il senso è questo, io quella 3-3 non gliela devo rimuovere dal campo di battaglia, mi basta semplicemente tappargliela per tempo infinito. E nel frattempo io sto generando vantaggio sotto altri assi. Sì, va bene, hai fatto quello.
That's totally fine by me. Va bene, l'hai fatto. E poi stazioni e poi hai perso, opponent. Ti do questa informazione. Ti do questa notizia in conclusione che hai perduto la partita. E dunque questo. E dunque questo che ti tappa, questo che staziona, questo che ti attacca, tutto che stappa, questo. E poi faremo un lander. E poi, cioè, l'avversario cosa racconta questa cosa? Sta a 11 e un board sovrastante o farà bratta o è morto. E se fa bratta non sta manco messo così tanto bene perché ho Zoa e Fumarola che lo inizia ad attaccare per 4, quindi... E deve avere la bratta, eh. Ah, by the way, deve avere la bratta. Se no la bratta è morto. Siamo al quinto turno e già ha perso. Quello non è ciò che tu vorresti che facesse, opponent. Fai una 3-3, va bene, l'hai fatto. Dopodiché cosa fai? Stazioni la tua astronave? Spoiler, se stazioni l'astronave hai perso. Perché quello che l'avversario non sa è che io sto per andare a prendere una montagna a fine turno. E quindi lo sta venendo a trovare anche una 4-1 tra capo e collo. Tra capo e collo, quindi qua tipo. Buonasera a tutti, buonasera Persi. Let's go, let's go. Penso che tipo qualsiasi mossa fa ha perso. Se staziona perde ancora prima. Staziona? Non staziona. Possiamo costringerlo... Vabbè, sicuramente andiamo a prendere la montagna. Poi ragioniamo se possiamo costringerlo al chamblock o meno. L'avversario è a 7. L'avversario è a 7. Ah, ok. Never mind. Never mind the bollocks. Giusto? Zoa, aspetta. Cosa dobbiamo warpare? Cosa? Questo ti tappa. Questo è lethal? Sì, è lethal esatto! Blu-verde che mette lethal esatto di sesto, ragazzi! Nel mentre che fa card advantage, stappa le 4-4. GG! Questo game è stato tranciato di netto l'avversario. Motivo per cui se peschiamo penso una mano normale. Ma cosa servono le rimozioni? Cosa servono le rimozioni quando hai Zoa che li tappa tutto il board? No? Cioè, cosa me ne sarei fatto adesso di più 1 P0 combatte? Troppo lento più 1 P0 combatte. Cioè, cosa ci ha fatto vincere questa partita? Il tempo che è riuscito a generare il blu. Sentinella che tappa stappa. Sionisist che ha fatto Sol Ring. E ha generato 4 mana. Cioè, immaginate un uncommon blu che fa 4 mana. Questa carta voi non dovete leggere The second spell you cast each turn costs 2 less to cast. Dovete leggerla come tappa, aggiungi colorless to your mana pool. Se questa carta fosse a 3 mana una 2-4 che dice tappa, add colorless to your mana pool, la prendereste primo pick sopra qualsiasi cosa. Quindi le carte vanno solamente imparate ad essere lette nella maniera corretta. Sai dare qualcosa contro questo avversario? No, perché penso che se peschiamo normalmente non può mai vincere. Quindi il modo in cui possiamo perdere tranquillamente. Noi adesso possiamo fare 1-0 e poi perdere il match. Fare 1-2. Se sfighiamo. Se peschiamo normalmente, anche rapidità tra le altre cose. se giochiamo a Magic l'avversario non vince mai questo match. Vediamo che succede contro Morpheus The Initiate. Possiamo mai equipare questa mano? Yes, abbiamo Mechan Engineer. E quindi anche rapidità, capito? È una 2-4 che entra e tappa direttamente per 2 colorless. Completamente broken. Opponent ammulligato. Che dispiacere. Dopodiché, tra l'altro Blooming Stinger è insospettabilmente decente contro Selesnya. È insospettabilmente una carta di Magic. Però belle le foderine, by the way. Di come si chiamano? Greasefang. Come si chiama questo sorcio? Quel sorcio, insomma. Chitterfang, giusto? Mi sono dimenticato tutto. A 2 mana, una 2-2. No, a 2 mana, una 1-2 che fa card advantage. Questa è forte come carta. Una 2-3 è significativamente peggio. Potrei in realtà fare la detta, tradare con la 2-3. Perché no? Tanto fare Engineer adesso non è che faccia tutto quanto questo granché. Non è Chatterfang, non Chitterfang. Ok. C'eravamo quasi, però voglio tradare la detach per la 2-3. Sì, non voglio prendere danni, opponent. Passo. Blocco. Se vuoi fare focus fire su questo l'hai fatto. Poi faccio una 3-2.
Razor Ring per pusharti 2 danni. Questo è il vantaggio di runnare le 2-2 death touch, che poi gli avversari fanno le prime removal su una 2-2 death touch pensando di poter pushare vantaggio. Devi fare un drop a 3 forte, che quello purtroppo non è. Probabilmente finirò per tradare Nano Force Sentinel, perché Nano Force Sentinel, non avendo astronave in mano, non fa granché. La forza di Nano Force Sentinel è che quando non ci fai cose busted, in più trada anche con i drop a 3 dell'avversario, tra altre cose. È una carta che è fatta per fare cose busted, però se le cose busted non le puoi fare... Ah, ok. Quella è una giocata forte. Però... Sì, però... What if Mechanozoa, questo è il senso. E adesso? E ora? Abbiamo già perso? Tra l'altro cosa voglio fare? Sempre Zoa per guadagnare vite? Psionesis Zoa? Forse è meglio fare Engineer Zoa? No, è meglio fare Psionesis Zoa, così il turno dopo facciamo Engineer Zoa di nuovo. E l'avversario non la vince mai più nella vita. Quindi lui ti attacco, stappo, isola, for fun. 3 danni a te, terra, Zoa, warpato, ti tappo la 5-5. Non stappi mai più. Nevermore in your life. Può uscirne l'avversario, però per uscirne dovrà fare una rimozione su Engineer, che tra un po' farà cose belle. Però abbiamo 2 Engineer e quindi non esce mai. Dunque, isola, Engineer, attacco con la 3-2 e stappo una... Ah, Engineer. Facciamo il turno fatto bene. Ti attacco con Nano Force Sentinel, stappo la foresta, ti offro il trade, che l'avversario prenderà, perché sennò cosa deve fare della sua esistenza se prende pure i 3 danni di Sentinel? Cosa fa sto Blade Trooper? Viene bloccato da Utros Psionesis, sto opponent. Prendi, va bene, prendi... Opponent, siamo già al punto in cui è Vratta or Bust. Vabbè, ha mulligato a 6. A onor del vero, ha mulligato a 6 l'avversario. Quanti turni ha l'avversario per trovare Vratta? No, ne ha abbastanza. Perché fin tanto che non pesco con Engineer. Perché senza questo, se inizia a pescare con Engineer, la partita finisce. Shattered Wings. Va bene, opponent. L'hai fatto. E tieni in cima. Va bene, opponent, l'hai fatto. Posso anche fladare, eh. Fladare è un'opzione. It is an option. Attacchiamo sempre con sentinella, tanto l'avversario ha dimostrato di rifiutarsi di bloccare, giusto? Perché no? Però prima di tutto rampiamo. Facciamo così, rampiamo. First thing first, rampiamo. Prendiamo una montagna, attacchiamo con sentinella. E sentinella stappa montagna e induciamo paranoia nell'avversario. Che infatti blocca. Che infatti a noi va bene come cosa. Tutto sommato, perché le abbiamo tolto un pezzo dal board. Poi facciamo un altro Mechan Engineer. Adesso l'avversario deve avere Declaration in Stone per spaccarmi entrambi gli Engineer. Potrebbe avere quell'artefatto che esilia tutte quante le creature. Che questo non è purtroppo per l'avversario. Esilia tutte quante le creature con mana value 2 o inferiore. Quella che si gioca pure in standard. Così opponente hai fatto una 5-5 e basta. Vado a un 11, poi dal turno dopo inizia a fare un robot a turno, nel frattempo fare divination e poi non ne usciamo mai più nella vita. Il prossimo Zoa che pesco è finita. Opponente. Allora, contiamo le pescate forti. Zoa vince on the spot, Cryogenic Relic vince on the spot e ne gioco 3. Perché non attacchi? Cosa giochi a fare se lesini e tieni le creature in difesa? Lo stai capendo che adesso io pesco 2 carte a turno gratis? Opponent? Cosa hai fatto a fare una 5-5 se non ci meni? È l'unica cosa che fa quella carta. E basta. Se la tieni in difesa, da cosa ti protegge? Dalle 2-2? Opponent, mi fai spaccare il Lender? Grazie. Molto gentile. Molto gentile. Molto gentile. Vado a prendere una foresta. E stappo. E peschiamo Thawbringer, che rimarrà in mano, perché abbiamo 9 mana esatti. Questo qui non sconta le attivazioni, giusto?
The second spell you cast each turn. Sarebbe stato uber broken se avesse detto spells or activated abilities. No, please, per favore. Terra vratta? Vratta potrebbe riprenderla. Perché mi svratta l'engineer. Questo non è una vratta, opponent. Questo è il contrario di una vratta. E il pallino lì, opponent. Il pallino lì viene bloccato da Utros Sionis, opponent. Ma perché non attacchi? Questa carta dice: quando uno o più creature che tu controlli con un segnalino fa danno da combattimento a un giocatore, pesca una carta. Attacca, mio opponent. In realtà no, ho pescato la criogenica, è finita la partita. Però non posso fare fumarola se faccio la criogenica. Però se faccio criogenica dissuado l'avversario ad attaccarmi. Potrei anche fare criogenica into Soulbringer per un mana solo, però no, preferisco sempre pescare. Quindi criogenica. Cioè pescare con engineer, questo è il senso. Criogenica terra passo con 8 mana aperti? Go. E ora però Vratta non basta più. E in qualche modo abbiamo il doppio delle terre dell'avversario. Come è successa questa cosa? UG quando funziona è un mazzo atomico. Selesnia deve partire aggro. Purtroppo l'avversario ha mulligato a 6. Questo game non è riuscito ad esertare troppa pressione. Non ha un brutto mazzo. Non mi sento di dire che l'avversario è un brutto mazzo. Questa carta non è tanto giocabile, Sky Stinger, non all'interno di Selesnia. Questa qui la considero veramente solo una carta di side. Contro mazzi che ti vogliono chiudere di volanti, tipo Azorius, e quindi dei side di Sky Stinger. Azorius fa davvero difficoltà, a meno che non trova una rimozione per Sky Stinger e poi deve spendere una premium removal sul tuo filler venuto dalla side. Se no è una 3-3. Cioè, il senso è questo: se io gioco Sky Stinger all'interno del mio mazzo, ok, in risposta a questo, pesco. Perché non sto giocando Galactic Wayfarer? Cioè, Galactic Wayfarer fa la stessa cosa, però fa un lender. Questa è la spiegazione logica, esistenziale. Psionicist blocca la 3-3. Questa cosa la devo fare dopo la risoluzione del trigger di Alia, ma non dovrebbe essere particolarmente rilevante questa cosa. Il senso è sempre questo: blocco, blocco, blocco. E l'avversario può decidere di fare questo, ma non ce ne può fregare di meno di questa cosa. Anche perché, tra le altre cose, facendo questa... Cioè, questo equipment non l'ha pagato un mana, l'ha pagato 6 mana. Che sono tanti 6 mana per fare quell'equipment. Anche perché, cioè, adesso a parte il fatto che ti attacco, tra le altre cose. Però facciamo il turno fatto bene, che sarebbe lui... lui. Poi al posto di fare... Yes. Poi al posto di fare Towbringer li tapperemo un pezzo. Il turno dopo ho perso direttamente. Quindi attacchiamo con l'Engineer. Sì, sicuramente non bloccano. In realtà faccio foresta tappo pezzo, giusto? Con le criogeniche. Posso mai morire di macina? No. Quindi questo viene tappato for forever. Yes. Questo viene tappato for forever. L'avversario farà il suo pezzo. Ne facciamo Godmo e hai perso la partita. Go! Un altro artefatto, tra le altre cose, farebbe anche un robot in più, comunque attaccare, eccetera, eccetera, eccetera. Anzi, posso fare Godmo più Thawbringer? Quanti mana ho? Voglia. E Lethal, giusto? Voglia che è Lethal. Non serve neanche il doppio lender. Puoi attaccare opponent. È sconsigliato attaccare opponent. Questi li possiamo prendere, giusto? Pure se l'avversario pesca, dovrebbe avere terra e poi una rimozione un mana. Va bene, andiamo a 11. Pesca. Peschi, peschi. Peschi che ha perduto la partita. Forse se fa pianura e tiene aperto Focus Fire da 6. Non può levare Godmo, però può levare Assembler. Però perde lo stesso tutto il resto. No, non ha outro l'avversario. A meno che non c'è Solitude nel formato. Potrebbe esserci Solitude nell'extra sheet. I don't know. Opponent devi passare. Devi passare e concedere dal mio Godmo. Terra. No, terra è quella sbagliata. Godmo. Bringer. Ah, eccolo il robot come lo facevo. Dall'ender di Glacier Godmo. Completamente indifferente.
Quindi 1-0 ragazzi. Gli ha detto un po' tutto male all'avversario. Ma Selesnya muore dal card advantage, questo è il senso. E il nostro mazzo di card advantage ne ha tanto. Salti Kami, saluti Kami. Dai Oppo, muoviti, che abbiamo uno stream da portare avanti. Dai, dai, che sono... Quanti danni sono? Contiamoli. 8, 14, 18, 22, 30, 36. Dai, prenditi questi 36 danni e stai muto. Dai, blocca la 6-4 e prendine solo i 30. Vai solo a meno 20, dai. There's a hole in your plan. No, no, solti per le emotes. Muoviti, dai, ippopotamo, dai. Che hai cashato sti 50 euro per prendere sto avatar. Dai, su. Dai. Greatness at any cost, opponent. Hai avuto la sfortuna da essere initiate. Bravo. Hai avuto la sfortuna di beccare Cameo Black Top Decks. Ma ci sta, non ti capiterà sempre. Magari le prossime due le vinci, va bene. Che crudeltà, che crudeltà. Va bene. Ah, good game, good game. Sempre, sempre per correttezza, sempre dire good game agli avversari. Comunque, leave the match, andiamo alla prossima. Facciamo rivedere il mazzo blu-verde fantasia champagne. È venuta una bella versione di blu-verde. Non stiamo neanche giocando troppe rare, mi sa che ne stiamo giocando una. Tipo, letteralmente solo Warmaker Gunship, giusto? Perché il nostro primo pick è stato... Ah, giochiamo Wandering Fumarole. Il nostro primo pick qual è stato? Cosa abbiamo first pickato? Sai che manco me lo ricordo. Criogenica. Abbiamo preso Criogenica, Megan Engineer. Giochiamo una sola rara. For real? Like, for realsies? No, type rare. Rarity, rare. Due rare. Due rare for realsies. Let's go, let's go, let's go. Il potere di Cryogenic Relic. Potrebbe fare difficoltà questo mazzo contro determinati... Anche la Fumarola, sì sì, due rare, due rare. Contro quali mazzi potrebbe fare difficoltà? Mazzi che fanno Pressure e Disruption contemporaneamente. Forse Rakdos e Orzhov. Che mi fanno Pressure, tipo Color, Timeline Color, ti mena. Nel frattempo ti faccio removal sui tuoi pezzi e tu non riesci a prendere Attrition. Questa qui ovviamente è una bellissima mano. Oppure un Selesnya più spinto. Forse... Dalle bombe. Questo mazzo perde dalle bombe. Tipo Oroboroid, perché le nostre removal tappano. Quindi se ci fanno Oroboroid, noi gli raccontiamo questo da Oroboroid. Perdiamo, cioè facciamo rotellina, concede game e basta. Pianura non casta Oroboroid. Casta l'Angela 5. Orzhov, l'avevo chiamato Orzhov. Ho anche chiamato che abbiamo trovato Sammy's Curiosity con un turno di ritardo. Forse che avremmo dovuto slow rollare questo Engineer per fare Infiltrator e poi di quarto fare Curiosity per qualcos'altro. Così gli offriamo il trade. Io quasi quasi ho così tanto card draw in questa mano che gli offro il trade. Ma cosa mi frega? Da qui fino a quando non arrivo ad attivare Engineer, quanta ne passa? Se ti riesco a strappare 2 danni... Magari l'avversario fa 2 danni. Magari l'avversario deve stare in difesa perché facciamo il Void Infiltrator. Je ne sais pas. Il Void Infiltrator dice che quando fa danno al combattimento... Ma l'avversario quanti colori sta giocando? Da dove sono uscite quelle foreste? Da dove è uscita sta 3-3? What? Cos'è successo? Cos'è successo? Sei cambiata? Non sei più la stessa cosa? Facciamo una scanship e un po' di station, giusto? Però così stiamo un po' perdendo tempo. Facciamo a 4 mana nulla. L'alternativa qual è? Fare Sammy's Curiosity e rampare into nulla. L'alternativa è... non c'è alternativa, dobbiamo fare scanship e basta. Kami non c'è alternativa, è scanship e pescare. Pescare, scartare l'ennesima foresta, e il turno dopo il Void Infiltrator. Non so neanche se voglio stazionare, perché da qui a quando questa scanship diventerà una creatura ne passerà del tempo.
Anche perché Infiltrator il turno dopo vorrà attaccare. Perdiamo da Ouroboros, ma pianura non casta Ouroboros. Loppo lo farà, ce lo farà. No, io passo, non posso stazionare. Not now, not now. Abbiamo pescato tanto card draw. Ecco come perde questo mazzo. Pescando tanto card draw, l'avversario ci sta battendo con una 2-2 di terzo e una 3-3 di quarto, letteralmente Grey Ogre e il Giant, letteralmente. Somehow sono troppo forti in questo spot. Attacca con la Menace, così li racconto doppio blocco. Io ho perso. Fa rimozione instant e sono morto. Sono morto. Perché questo qui sicuramente è Diplomatic Relations. Se mi fa Diplomatic Relations ho perso, giusto? No, devo prendere danni. Devo prendere danni ma stiamo indietro. Mancano le Cryo Shadow. Oh, meno male. La carta più forte della galassia viene in nostro soccorso. Ah, forse pericolo scampato. Ma peschiamo prima di tutto, giusto? E poi Biomecan Engineer peschiamo, però Infiltrator esploderà e poi faremo Psionicist into qualcos'altro che sarà probabilmente la seconda scanship, giusto? E poi iniziamo a stazionare. Però prendiamo una palanca di danni. Prima di tutto attacchiamo con questo che sarà rimosso. No, pesco. Un'altra carta forte. Ah, serviva Zoa. Se avessimo pescato una Zoa avremmo vinto questo game in carrozza. E allora Psionicist into la seconda scanship che è terribile in questo spot. E facciamo pesco spesco. Però il turno dopo possiamo fare Glacier Godmo rampato con Psionicist. Possiamo mettere Lethal? No, perché non possiamo fare terra dopo Godmo. Però Godmo blocca bene. Ma lasciamo ancora le creature in difesa, giusto? Sì. Sì. Scartiamo isola e passiamo. Scartiamo isola e non stazioniamo. Abbiamo fatto 2 comodini. Abbiamo fatto a 4 mana niente e a 2 mana niente. Abbiamo buttato via 6 mana questo game. Questo va bene. Questo pesca, ma non è il peggio. Perché riusciamo a fare almeno un doppio blocco e portarli via un pezzo. Però lui ci porta via Psionicist. Il che è male. Perché Psionicist mi serve per fare Godmo. Potrei anche fare doppio blocco su Breacher, però poi Skittermaw diventa una 5-5 ed è un problema. Però questo mi salverebbe Psionicist per rampare Godmo il turno prima, però l'avversario come fa a non avere una premium removal? L'avversario ha fatto Abzan carte a caso, quindi avrà creature e rimozioni, perché sta draftando secondo il bread and butter, no? Creature e rimozioni senza alcun value addizionale, quindi vince essenzialmente solo se gli avversari sfigano. E dunque troppo card draw, abbiamo pescato troppo card draw. Infiltrator, doppia scanship e cerebral download e siamo morti così. Devo fare doppio blocco, devo capire se fare doppio blocco sulla 3-3 o doppio blocco sulla 4-4. Ovvero salvarmi Psionicist, però l'avversario fa una 5-5 che poi sarà un problema, oppure sacrificare Psionicist sul doppio blocco, però l'avversario resta solo con una 3-3 che io posso gestire, più o meno, che forse è la cosa migliore. Qual è il top deck migliore che possiamo fare il turno dopo? Zoa, probabilmente, anzi sicuramente. Zoa è il top deck migliore che possiamo fare e per questo ci serve Psionicist. Però Psionicist mi fa fare Godmo, però il problema di Godmo è che esplode. Io faccio Godmo e Godmo esplode da Gravkill che ha in mano l'avversario, sicuramente. Bianco, verde, sicuramente splasha Gravkill. Dobbiamo fare doppio blocco qua. Dobbiamo pescare qualcosa per la 5-5 Menace. Dobbiamo pescare... In realtà qualsiasi cosa funziona. Abbiamo 3 bolle, doppia Zoa, abbiamo letteralmente di tutto funziona. Qualsiasi cosa peschiamo che non gli fa stappare la Menace, la partita è finita. Proprio finita. Proprio... finita la partita. GG. Se staziona qua lì... No, stazionare qua lì, te ne prego. Pesco una carta in più un Infiltrator, non ha senso. Opponent, ti dico fermati, opponent. Non lo fare. No! Cosa, opponent? Gunship, hai perso, giusto? Prima di tutto peschiamo. Tanto non posso fare Godman e attaccare. Criogenica, hai perso. Finita la partita. E come finisce fattualmente la partita? Curiosity il turno dopo la tengo lo stesso per fare Curiosity Godmo, quindi non la casto adesso. Questo turno è così. Foresta sicuramente. Criogenica. Spacco criogenica.
Pesco, Gunship per un mana. Posso pure fare lui? Ottimo. Gunship da 5 su Skittermo. Perché non posso fare Towbringer e spacco. Questo mette un pallino su se stesso. Io però potrei animare Gunship e fare una 4-3, però l'avversario fa removal su Gunship. E poi, dopo che ha fatto il removal su Gunship, mi attacca con Alia e pesca una carta in più, un po' mi dà fastidio come cosa. Penso che se spacco Criogenica è la giocata più safe, tipo è quasi impossibile che perda la partita. Giusto il turno dopo facciamo Curiosity Godmo, ti attacco e potenzialmente ti attacco pure con Gunship, giusto? Però non è lethal e poi si stappa Alia, però le mie creature hanno Vigilance. Dopo che ho dato Vigilance con Godmo in realtà riesco a ristazionare tutte quante le creature, quindi tipo infiniti blocchi per l'avversario, che fa removal su Godmo però perde da tutto quanto il resto, quindi in realtà va bene come cosa. Non devo fare Towbringer, però è così mana inefficient spaccare Cryogenic Relic adesso. Posso anche fare Towbringer, passo e l'avversario fa una removal su Towbringer, pesca con Alia, però ha buttato via tutto il turno così. Ma non mi fa impazzire come cosa, non mi fa impazzire. Allora, Curiosity deve stare in mano, giusto? Il turno dopo facciamo Curiosity Godmo a 5, terra, ti attacco con tutto. Che sono 3, 3, 6, però non riesco a spaccare l'Ender Token. C'è un modo in cui riesco a spaccare l'Ender Token? No. Giocata safe, non avanza troppo il board. No, dobbiamo fare Towbringer. Towbringer però io non posso mai saccare con Sionicist. Posso animare Gunship e bloccare con quello. Facciamo Towbringer. Se l'avversario non spende una prima removal su questo prima col killchip va benissimo. Però non stazioniamo. No, perché il prossimo turno le creature avranno Vigilance, quindi stazioniamo così. L'unica cosa deve sopravvivere Sionicist. E se l'avversario fa Vratta, però vinciamo lo stesso. Se fa Ghost Rider, ha perso. Finita la partita. Terra, tra l'altro ti tappa una creatura, quindi peggio mi sento. Tra l'altro Infiltrator è imbloccabile, attacca come una 2-4, pesca e poi potrà stazionare altro. Abbiamo Actual Factual vinto. Se avessimo stazionato Gunship avremmo vinto, penso, questo turno, ma così sarà forte lo stesso. Posso forse fare Killship? No, perché non posso pagare il ward di Ghost Rider. Quindi il turno è sempre questo, Curiosity. Godmo scontato. Terra. Potrei anche fulcrivare qualcosa? No. Terra, così ti attaccano. Però posso anche attaccare con Gunship. E sono 9, 4, 3. No, posso attaccare con Scanship, non Gunship. E poi staziono Gunship post combat e in ogni caso un ciamblocco. Potrei attaccare con tutto. Così sono 7, 9. No, non riesco a mettere lethal. Lo stesso. No, stazioniamo post combat. Quindi combat. 1 e 2 ti attaccano. Yes. Vai a 7. Quello è imbloccabile, opponent. Ho fatto doppio spell. È imbloccabile, opponent. Vai a 7. Pesco. Dopodiché abbiamo un sacco di potere stazionante. E vogliamo full stazionare. Vogliamo lasciare un ciamblocco dietro? Non penso. No, vogliamo full stazionare questo. E full stazionare questo. E basta. Potremmo anche full stazionare un'altra Scanship. Così perdiamo da travolgere. No, perché blocco Infiltrator o blocca Ghost Rider. Se vuole dare travolgere non dovrei perdere lo stesso. Se queste ristazionano questa, avrei comunque sia 2 blocchi e dovrebbero bastare. Quindi così e così. Mi sembra un buon turno, ragazzi. Mi sembra che è venuto un buon turno. Questo non basta, opponent. Mazza che accozzaglia di carte. Sei riuscito a fare una carta a doppio bianco, una carta a doppio verde, una carta a doppio nero, a perdere lo stesso. Come sei riuscito, opponent? A meno che non c'ha una trick per dare imbloccabile in qualche modo alle creature, in qualche modo strano. Opponent? Mi aspettavo esilia tutto. Ma esilia tutto, esilia le astronavi indipendentemente dal fatto se siano cribate o meno, quindi non ne potevamo uscire a prescindere.
E come vinciamo in questa combat? Assembler, terra, ok. 8 più 3, 11. 8 più 3, 11. Cosa vuol dire 8 più 3, 11? Cosa mi sono perso? Sì, no, per questo lo stazionate tutte quante le astronavi, perché tanto se va a Beyond the Quiet ce l'avrebbe levate tutte quante a prescindere, quindi tanto vale che le full staziono, se hai Beyond the Quiet. In realtà Beyond the Quiet lo battevamo, perché abbiamo 3 Lander, Cryogenica, Cerebral Download, Pinnacle Kill Chip, cioè comunque non ne usciva l'avversario. Ne usciva attaccandoci e facendo trick tipo ti levo il pezzo, do travolgere a Ghost Rider, random. Restavo a 1. Ah, restavo a 1 anche se faceva qualcosa di strano. Allora, contro questo Oppo, cosa deve succedere? Niente, uno dei prossimi 2 game si incaglierà con il mana e perde. Non ha una mana base l'avversario, quindi un game che si incaglia è morto. Ci ho detto, possiamo anche mulligare noi però, eh. Questa mano ad esempio, speaking of, forse si può equipare questa mano. Abbiamo 6 Onisist. Non abbiamo 6 Onisist, però ci va anche il verde. Senza il verde non giochiamo. Dai, mullighiamo, dai, a 6 si può mulligare. Questa mano si equipa sempre. Mettiamo sotto foresta, tanto un'altra foresta non ci serve a niente. Il piano che io ho ogni best of 3. Prima o poi si incaglierà l'avversario. Oh, abbiamo pescato il rosso. Ah, tutta festa. Let's go. Palude Blooming Stinger. No, opponent. Non è Blooming Stinger che ti salverà questo game. Cryogenica. Passo. Hillboy Infiltrator? Che però non connetterà mai. Dov'è il tuo doppio bianco, opponent? What? Where is your doppio bianco? Ma li voglio sparare la 2-2. Ma se facessi... Se faccio gunship, però poi il turno dopo posso fare Utros scanship e prendere tutto il tempo del mondo. Però se dovessi pescare... Quanti droppa uno nel mazzo? La sola Sammy's Curiosity, giusto per fare il turno dopo. No, potrei anche trovare Utros e Sionicist. Se faccio Infiltrator adesso... Ma se faccio Infiltrator adesso l'avversario fa Diplomatic Relations, quindi non ha mai senso. Se faccio Gunship l'avversario potrebbe fare ti spacco un artefatto, quello lì è un uncommon. Potrebbe spaccarmi la Gunship stessa. No, ci abbiamo portato via il pezzo, buono. Non volevo farmi fare Diplomatic Relations su Infiltrator. Mi sa che si è incagliato. No, ho trovato la pianura. Attenzione, attenzione. We got a game of magic. Ladies and gentlemen. Ma una 3-4. Alright. Dunque possiamo fare Scanship e il turno dopo fare Zoa Stinger, tipo quasi full crew. Anzi, full crewiamo Gunship. Sì, la chiave di questo game è la mana efficiency. Probabilmente finiremo a scartare questa 1-3 che non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta questa 1-3. E non era il game suo. Il game prima qualcosa l'ha fatta, questo non era il game suo. Andiamo un po' sotto col board. Se fa pianura Alia... Ah sì, no, Loppo non ha un mazzo. Se fa pianura Alia e mette un palino su Graveblade Heavy, forse qualcosa ce la riesce a raccontare. Anzi, andiamo sotto, poi a quel punto andiamo sotto. Ma non ha il doppio bianco, ha Fungal Colossus. L'hai fatto. You did it, my friend. Dunque, possiamo fare Sentinel, possiamo full stazionare Scanship e tenerlo in difesa, tra l'altro come una 4-4, che è esattamente ciò che farò. Per farlo dobbiamo fare questo. Sentinella. Faccio questo. Stappo terra. Tanto Zoa si fa un blu solo, giusto? Yes, Zoa. Ti tappo la 5-5. Staziono questa. Però la lascio in difesa. Però la lascio... No. Però la lascio in difesa. No, dobbiamo chillare un turno. Va bene che prendiamo in giro l'avversario. Però siamo a 15, l'avversario c'ha una 5-5 per terra, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Umbral Collar Zelot. Ok. Removal sulla 4-4. Mi manda 11. Perché immagino sia Diplomatic Relations su Graveblade Heavy. Va bene. L'importante è non perdere di tempo. Perché l'essenza è questo. Questo mazzo dell'avversario ha solo creature e removal. Quindi non generando valore extra,
cosa succede? Che l'unico modo in cui può vincere è solamente se fa creatura, 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 removal, removal, removal. Ma se tu non ti fai fregare dal tempo, non puoi mai perdere. Perché prima o poi genererai abbastanza card advantage che l'avversario perderà. No? E dunque, possiamo addirittura fare Godmo adesso, però non attacca, quindi lo faremo il turno dopo. Possiamo fare Zoa e qualcos'altro? Possiamo animare Gunship e tenere Zoa in difesa. A quel punto, se dovesse avere un'altra rimozione, un po' saremmo messi male. E tra le altre cose, non potremmo fare Godmo più terra il turno dopo per attaccare con tutto. C'è un altro. Però l'avversario si è dovuto spendere Emergency Eject sulla 4-4. Quindi forse quella lì era l'unica rimozione che aveva in mano. Giusto? C'è un turno migliore di Zoa, Station, Station, Stappo, Zoa, passo con una 5-5, una 4-4? Forse è fare la death touch. Però se dovessi fare la death touch, poi non potrei fare nient'altro. Lascerei solamente la death touch in difesa. Il che un po' mi dispiace. Posso fare Godmo stappando terra con Nano for Sentinel, ma non mi sembra una grande giocata. Zoa tra l'altro li tappa il pezzo, quindi in realtà siamo Gucci. Siamo men Gucci. Opponente allo stop perché ha potenzialmente il sacrifice di Umbral Collar Zealot. Così se gli tappiamo la 5-5, però può fare un artefatto e Grab Blade Heavy prende Death Touch, ma poi a quel punto lo pari con Gunship. Quindi la giocata è sempre questa. Sequencing ovviamente, prima staziona Zoa, poi staziona Sentinel che stappa Zoa e la vita ci sorriderà. E passiamo. E ora l'avversario deve tirare fuori un po' di conigli dal cilindro per uscire da questo impasse. Anche perché il turno dopo, tolto fare Godmo, possiamo inoltre semplicemente limitarci a spaccare reliquie sulla 5-5 che non stapperà mai più. E quindi il senso è questo, l'avversario ha appena fatto una 5-3 e praticamente concesso la partita. Cioè, power and toughness, forza e costituzione gettate sul board non vincono in questa in this day and age. Possiamo fare Godmo, possiamo tapparli tutto il board, possiamo attaccare, no, possiamo attaccare con la volante, questo sì sicuramente. Possiamo attaccare con la volante, fare un altro Zoa e fare doppio pezzo, tipo una cosa del genere. La volante attacca sempre, giusto? La 5-3 come la blocco se non con Sentinel? La devi bloccare con la Death Touch, però la qualcosa va bene, posso potenzialmente bloccarla con Zoa. Prima di tutto forse facciamo questo, perché vogliamo fare terra, e il turno dopo fare Godmo, terra tappata e attacco tutto, giusto? Sì. Così però non rampiamo, spaccando reliquia, però generiamo altro vantaggio tempo. Loppo potrebbe anche decidere di sacrificarsi Fungal Colossus random. Allora, quindi questo ti attacca, l'avversario non gli risponde niente, non c'è una trick che dà reach. Andiamo all'avversario a 16, 4 danni sicuramente potranno servire. Dopodiché facciamo Stinger. Dopodiché... Ah, e rampiamo, tra le altre cose. Rampiamo, così la prima terra che troviamo è l'Ital. Godmo. E adesso inoltre abbiamo la minaccia di Engineer. E il senso è questo. Facciamo questo Station di Gunship. Per questo Sentinel è importantissima con le astronavi. Solamente per stappare un mana e poter spaccare un lander. Per avere un mana in più il turno dopo. E passiamo. Tutt'al più l'avversario può attaccarci con la 5-3 dovesse fare una rimozione sulla Death Touch. Ma potrei semplicemente tradarla con Zoa e andrà benissimo così. L'avversario ha bisogno di un po' di removal che Monolith Sentry sicuramente non è. E questo qui è un errore classico, no? Giocare una creatura difensiva senza comprendere qual è il ruolo effettivo all'interno del matchup. E il ruolo effettivo nel matchup dell'avversario è quello di essere l'aggro. Non puoi permetterti di giocare una 4-1 difensore in un mazzo che non solo non genera card advantage, ma genera card disadvantage. Perché questa carta ha fatto una rimozione e mi ha regalato una terra che mi sto andando a prendere adesso. Mi sto andando a prendere la montagna per animare Fumarola. Quindi non puoi permetterti di giocare una creatura difensiva. È un classico errore, diciamo, da persona inesperta che non sa dove va il formato, qual è la direzione del formato. Quindi stappiamo, terra facciamo
Godmo è praticamente lethal o una cosa del genere. Sammy's Curiosity. Possiamo anche chillare un turno, perché Godmo non possiamo fare Godmo terra e non vorrei fare Godmo e poi l'avversario fa una removal sorcery sopra e... cioè vorrei prendermi almeno un trigger, motivo per cui ci limiteremo semplicemente a rampare adesso. Possiamo addirittura attivare Biomecan Engineer e fare una 2-2. Proprio... no worries, fare una 2-2, pescare e trovare manualmente la terra così. Who cares? E lo attivo a velocità sorcery. Lo attivo a velocità sorcery perché voglio trovare terra. Non ho trovato terra. Non trovando terra ti attacco con la 4-3. Volendo. Ti prendi questi danni. Al più puoi fare focus fire sulla volante. Whatever. Potrei stappare un mana e fare Sammy's Curiosity tappando Nano for Sentinel, ma Sentinel penso che il suo l'ha fatto. La tengo in difesa per bloccare la 5-3, così non sono costretto a bloccare Gozoa. Quindi andrà benissimo così. Ah, Monoist Circuit Feeder. Va benissimo. Cosa mi spacchi? Engineer. La Death Touch. Cioè, sì, questa qui è la prima carta che fa vantaggio dell'avversario. Cioè, di tutte quelle che ha fatto fino ad adesso, questa qui è la prima carta che è legittimamente un 2x1. Però nel frattempo le abbiamo fatto. Questa qui è stato un 4x1, perché è un body, un lander, e adesso ha pescato 2 carte e ha fatto un robot, quindi è tipo quasi un 5x1. Questo è stato un 2x1, questo è stato un 2x1, questo è stato un 2x1, questa sarebbe potuta essere un 2x1, ma l'abbiamo volontariamente scartata perché non si sarebbe mai connessa. Allora, nel mentre che l'avversario decide cosa pompare, ma essenzialmente il senso è che ha perso. That is the point. Non penso ci sia una sequenza di scelte che possano portare l'avversario a vincere questo game. Adesso attaccherà con tutto. E se questa qui fosse stata anche già soltanto una 2-2, qualcosina l'avrebbe potuta dire o fare. Terra, Godmo e Lethal, giusto? Questo lo trado sempre con Zoa perché non voglio andare basso, perché l'unico modo per perdere questo game è andare bassi. Terra, ma anche se non peschiamo terra lo stesso, cioè, appena col killship, capito? Cioè, quanti mana abbiamo? 8 in totale. Facciamo killship sulla volante e poi l'animo. Posso mai castare Godmo? Non penso. Non posso più permettermi di pescare con Engineer. Qual è il turno più efficiente possibile, immaginabile, ever in questo spot? Lei... Ti spacco la volante, ti attacco, ma non so neanche se voglio attaccare con Gunship. Potrei anche semplicemente animare Pina col Killship il turno dopo fare... Cioè, fare questo essenzialmente in questo turno, fare così, così, lasciare comunque sia 3 pezzi in difesa e Nano for Sentinel stappa un'isola così da poter saccare un lander, così che manualmente ci andiamo a prendere la terra che avremmo dovuto pescare in questi turni per poter fare Godmo, spacco lander, ti attacco tutto il turno dopo. Adesso l'avversario farà Banishing Light, Zuppina col Killship, attacca con tutto, whatever, ma non ci interessa. Prendiamo 5 danni di Fungal Colossus, Blade of the Swarm, la ci blocchiamo, blocchiamo anche Umbral Collar Zealot e poi perde tutto il resto. Che succede, opponent? Quindi per vincere adesso dovrebbe fare Grab Kill o Banishing Light sulla 7-7, poi dare Travolgere alla 5... No, non basta neanche. Dovrebbe fare, boh, non lo so, montagna, Midnus Massacre, ma che bomba colossale ci può essere in questi colori. O Roboroid, Foresta o Roboroid, non basta, ci perde. Però un po' ci imbarazza, Foresta o Roboroid un po' ci imbarazza. Può fare l'angelone, no, lo tappiamo con Mechanozoa. Può fare Cosmo Grand Zenith, la 2-4 e quando fa doppia spell mette un pallino su tutti e non basta. Che deve fare? Placewalker non ci stanno. Green Sun Zenith da... può fare... No, non può fare manco il suo Glacier Godmo perché c'ha una foresta sola. Quindi non può fare Godmo Terra. Dovrebbe fare foresta e il turno dopo fare Godmo Terra. Vabbè, ha straperso l'avversario. Il nero è un bel colore in questo formato. Sfortunatamente per il nero in questo formato è un colore che non fa troppo card advantage al di fuori delle sinergie sacrifice, no?
tutte quante le trick con la 4-5 che dà più 2 più 0 quando muore una creatura ritorna allo scompo di battaglia, con Umbral con l'Arzelot per sacrificare gratuitamente e fare tutte quante cose di questo tipo. Se non hai delle sinergie Sacrifice all'interno del nero, è un colore un po' mediocre in confronto al blu e al verde. Perché il blu e il verde pescano carte. E quindi tu ti ritrovi con queste creature vaniglione e hai un gran mucchio di niente. Rampo. E dunque opponent rampo. Io rampo. Prendo una terra e rampo. E farò Godmo. GG. No, può avere rimozione instant per Godmo, lo so, perché non faccio terra prima, perché deve risolvere prima il trigger, quindi può farmi removal sul trigger. Yes, però se mi fa removal su Godmo muore dalle volanti. C'ho una 7-7 e una 4-3, quindi mi limito ad attaccare semplicemente con la 7-7 e la 4-3 la tengo in difesa per extra body nel caso in cui dovesse servire e poi il turno dopo perde tutto il resto. Abbiamo pure questa da animare potenzialmente. Prima o poi diventerà una terra. Diventa un elementale 1-4. Che può diventare una 4-1. Creature vaniglione, capito? Cioè l'avversario ha fatto una 5-5 stupida, una 3-2 stupida. Cioè questa 3-2 è intelligente. Però l'avversario l'ha resa stupida. L'ha resa soltanto una 3-2. E vabbè, spacco questo. Sta pensando comunque. Certo, 2 terre in mano, per forza sta pensando. Cosa deve fare? Almeno pensa. E ti attacca tutto, giusto? Sì, Math is for blockers. Può mangiarmi un pezzo, oppure può andare a meno 150, Meno 18, 18. È andato meno peggio rispetto all'altro avversario che è andato a meno 20. Comunque sia, 2 matchup molto semplici. Gli avversari non erano espertissimi. Vediamo se il terzo ci farà venire vedere i sorci verdi. Può darsi. Alle volte si incontra gente veramente forte anche in traditional. Però serve una competizione un po' più forte, perché questa di oggi non ce l'ha fatta. Proprio non ce l'ha fatta. Proprio non ce l'ha fatta. Paul Cion dice: sondaggio, pack 1 pick 1 di Edge of Eternities. Poi ce lo andremo a vedere. E sarà tipo 4 mitiche e dirà: se apri una busta con queste 4 mitiche, quale prendi? Però la gente ci clicca sopra. Dovrei iniziare a farlo pure io su YouTube. Magari la gente ci clicca sopra e fa traffico, fa traffico. E così più gente vede il mio canale. Contro Alex Bianchi, l'amico mio. Ultimamente stai draftando mazze allucinanti? Perché mi sono preso una pausa. In genere, quando ti prendi una pausa dal gaming è tutto quanto a proprio favore, perché ricarichi le batterie. Sono stato tipo 2-3 giorni senza giocare a Magic. Proprio ho detto stop. Ho fatto il draft tra di noi, ho fatto 0-3, ho detto stop, ok. Basta. Stiamoci fermi per 2 giorni. E quindi ho ricaricato le pile e sono tornato più forte di prima. Opponent! Tipo questa mano è già broken. No? Questo è un 3x1, questo è un 2x1, questo è... Questo è Voltaic Key. Non so se per chi di voi ha giocato Vintage, questa carta è Voltaic Key. Chiave voltaica. Ed è fortissima. 3 mano, una 3-2 che fa tutto. Letteralmente tutto nel formato. Facciamo Fumarola, facciamo Mello. L'unica cosa che mi dispiace è che queste terre particolari avevano un font alieno. Non lo so perché le hanno levato su Arena. Era bellissimo quel font delle stesse carte però stampate a un paper. Oh, belle queste montagne. Quindi l'avversario immagino che sia un giocatore di Magic. Noi facciamo Engineer, passiamo... Dai, un bel match. Dai, vinciamo o perdiamo. Facciamo 2-1, facciamo 3-0. Ma è proprio la coppa qui. Quindi l'avversario secondo me sarà un bel giocatore di Magic. Fa terra, passo. Noi facciamo Infiltrator perché il turno dopo sarà imbloccabile, giusto? Ce l'hai Invasive Maneuvers, opponent? Stai aspettando... Guarda, se ha Invasive Maneuvers e aspetta fino a fine turno per decidere dove farlo e lo fa su Infiltrator, gli voglio bene, perché sarebbe una bellissima giocata. Semplicemente non avevo Invasive Maneuvers. Io mi emoziono pure quando gli avversari fanno delle belle giocate. Cioè, quando gli avversari fanno terrapasso a Termana Windrake, non mi emoziona, ragazzi.
Cioè, mi fa un po' schifo come giocata. Allora, devo giocare pre-combat. Facciamo Cryogenic Relic, peschiamo. Prima peschiamo e poi facciamo la cosa che non pesca. E faremo sempre Biomecha Engineer, giusto? Così il turno dopo possiamo rampare come dei pazzi. Però prima di fare Biomecha Engineer vorrei magari prima pescare una terra. Manualmente, se faccio una seconda bolla, aumento la possibilità di pescarla. Però già pesco una carta adesso di Infiltrator. Esponiamole questo Biomecha Engineer. Esponiamoglielo. E ovviamente sto giocando pre-combat per poter attaccare impunemente con la mia creatura che dice che se ho fatto doppia spell divento imbloccabile. L'avversario dovrebbe tradare. Non trada. Va bene. Abbiamo pescato terra. Va benissimo. Così il turno dopo possiamo fare Nano for Sentinel più un'altra Cryogenic Relic. Sunstar Lightsmith, che sarà un problema. Questo è il tipo di creatura da cui noi non stiamo messi benissimo, perché tappare questa creatura non fa un granché, perché continua nel frattempo a pescare tutto il mazzo. Ciò detto, facciamo sempre Zoa più Reliquia, giusto? E gli tappiamo il pezzo, oppure piuttosto... E il senso è questo, possiamo fare Sentinella Criogenica, rendere imbloccabile solo Infiltrator e attaccare solo con Infiltrator, oppure possiamo pushare 4 danni in più e mandare l'avversario a 10, però nel farlo dovremmo fare uno Zoa for no value, tappando Lightsmith adesso. Cioè for no additional value, che tapparli per un turno Lightsmith. Non faremmo Nano for Sentinel. E poi a questo punto non casteremmo Cryogenic Relic, semplicemente ci limiteremmo a spaccare quella già sul campo di battaglia. Anzi no, potremmo addirittura rampare e basta. Quindi il turno è sempre Zoa. Zoa. Ti tappo Sunstar Lightsmith. Ti attacco per 5. E a seconda di quello che peschiamo con il Void Infiltrator, peschiamo terra. A seconda di quello che farà l'avversario, decideremo se spaccare bolla oppure rampare. Ma penso che se ovviamente possiamo posporre questa decisione nel turno dell'avversario, per il fatto che Lightsmith resta tappato e quindi possiamo spaccare bolla e farglielo restare tappato per un turno in più, anche alla fine della end step dell'avversario. Ridendo e scherzando abbiamo portato l'avversario a 10, che non sono tante vite. 10. Dovrebbe bastarmi avere 6 mana il turno dopo, quindi forse mi limito a fare vantaggio tempo con Criogenica. Qui è dove stiamo generando tanto card advantage, però non stiamo vincendo la partita, perché abbiamo fatto tantissimo vantaggio carte. Se questo game si decidesse solamente sulla metrica del vantaggio carte, noi avremmo stravinto. Il game si decide anche sui danni e sul vantaggio tempo, quindi non è impensabile che l'avversario con una combinazione di carte svuotandosi interamente la mano riesca a sopraffarmi da un punto di vista del tempo. Fortunatamente per noi adesso ci porta solamente a 15. Che 15 è ancora... Ah, e poi fa Rig for War per fare 3 danni in più e pescare una carta con Lightsmith, che è esattamente ciò che io temevo. Ragazzi, no? È esattamente ciò che io temevo. Però è anche vero che spaccheremo Criogenica qua sopra, glielo lasceremo tappato, poi faremo Zoa sul Lightsmith, nel frattempo prenderà un sacco di danni. Quindi sì, va bene tempo, però mi sa che siamo già arrivati a Vratta or Bust territori, anche per questo avversario, dopo che avremo fatto Zoa. E anche se dovesse fare Vratta, lo stesso lui a 5 e noi abbiamo una fumarola per terra. Quindi non è tutto quanto questo granché, questo tappa non stappa passo. Quindi never mind, il blu è riuscito a generare abbastanza vantaggio da, nonostante tutto, riuscire a vincere di tempo. Le removal non servono, quando hai tripla bolla, doppio Zoa, le removal non servono, non servono. Le uniche carte che battono questa strategia sono le rare e le mitiche, che fanno vantaggio pure se sono tappate. Nello specifico Oroboroid. Però l'avversario con il verde già l'abbiamo affrontato. Oroboroid per nostra fortuna non ce l'ha fatto. E quindi ci troviamo adesso con l'avversario che farà rimozione su Zoa. Va bene, l'hai fatto. Devi fare un altro pezzo, opponent, se no hai perso. Quale sarà il tuo pezzo, opponente? Terra.
E poi, se fa un altro pezzo non sta messo così male. Starfighter Pilot e pesca, va bene. E noi peschiamo Warden. Tempestry Warden è una pescata. E Lethal, tra l'altro. Abbiamo top deckato Lethal. Tempestry Warden fa fare... No! E no! Potrebbe avere Focus Fire. Abbiamo top deckato Lethal, ma... Abbiamo top deckato Lethal, ma... Se ha Focus Fire... Non è Lethal. E sarebbe diventato un game di Magic a quel punto, perché mi avrebbe spaccato la... Questa attacca per 3. Ha dato più 2 più 0 a Elway Infiltrator. Attenzione, le giocate random pazze. Cosa sarebbe successo se avesse avuto Focus Fire? Mi spaccava questo lo tradava, andava a 3. E poi si trovava... No, comunque siamo ancora a 12. Avrebbe dovuto fare Act of Treason su questo, attaccare con tutto, io ci bloccavo questo. Doveva fare Act of Treason su questo, rubarmelo, e poi fare un'altra rimozione su questo. Madonna. A un certo punto finiscono. Contro Boros, che è aggro, sì, però un po' di card advantage ce l'ha. Quindi non è proprio aggro. Cosa vogliamo mettere? È vero che potrebbe avere le astronavi e dunque Shattered Wings potrebbe essere forte, ma penso che il nostro game plan di base dovrebbe essere forte. Forse potremmo levare Cerebral Download, è un po' troppo lento contro questo avversario. Potremmo mettere una creatura difensiva, adesso ci ha mostrato Exos Savior, potremmo mettere tipo questa. O forse un drop a 2 che però non abbiamo. Forse Sky Stinger è leggermente meglio, la 3-3. Reach. Perché il senso è questo, il card advantage già ce l'ho. Ho doppia Uterus Scanship, tripla criogenica, Engineer. C'è un limite al card advantage che possiamo giocare contro un mazzo che fondamentalmente ci vuole solamente picchiare di botte al costo di fare Rig for War solamente per buttarci 3 danni alla faccia così. Dunque, contro Monsignor Alex Bianchi, vediamo. Deve batterci 2 game back to back. Non sarà delle più semplici. Questa mano si può chippare? Sì, sempre. Perché lo stesso faremo Navigator, Infiltrator, e poi se dovessimo trovare una foresta facciamo Criogenica, Into Biomecan, Engineer di quarto, peschiamo con Infiltrator, la vita ci sorriderà e vedremo cosa fare. L'avversario ha mulligato, non sta pescando un granché bene. Il bianco penso che l'abbia pescato di terzo lo scorso game. È anche vero che per ora non ci ha mostrato tutto quanto questo gran mazzo. Boros non è propriamente aggro, sta iniziando a circolare questa voce in giro che Boros deve essere buildato più come un mid-range che faccia value in questo formato, un mid-range quasi control e fare vantaggio con le astronavi. L'avversario parte facendo pangolino e io potrei fare criogenica. Piero Navigator quasi che fa la stessa cosa. Buonasera Kami, cosa abbiamo draftato? Blu, verde, splash rosso. Abbiamo pescato la montagna dello splash. Per ora siamo 5-0, nel senso che abbiamo vinto 2 match, adesso siamo sopra di 1-0 nel secondo game di match 3 e finora dobbiamo ancora droppare un game, ma non vi preoccupate perché succederà molto presto, perché purtroppo stiamo missando presto misseremo i land drop, questo è il senso. Ma lo stesso voglio provare a fare questo Navigator. Se l'avversario fa o una removal o terra, un artefatto a 2, pompo pangolino, mi sa che questo game lo perderemo, questo è il senso, e poi dovremo vincere G3. Il mazzo è molto forte, il mazzo è un mazzo da trophy. Fortunatamente l'avversario ha solo fatto Wind Drake e quindi noi possiamo persino permetterci di attaccare. Adesso c'è questa strana cosa per cui possiamo persino permetterci di attaccare. Random, abbiamo trovato la foresta, ottimo, scarteremo Pinnacle Killship perché da qui a quando la casteremo saremo morti nel frattempo e io non voglio nient'altro che l'avversario tradi. Se l'avversario trada sono contentissimo. Grazie, per favore, opponent trada. Ti prego. Trada. E mi sa che non faremo
Infiltrator perché è un po' lento. Fa tanto card advantage, però è un po' lento. Il turno dopo faremo Engineer più bolla, perderemo altro tempo per fare altro card advantage. Dipende da quello che fa l'avversario, perché se l'avversario trada farò la 1-3, se l'avversario non trada farò la 3-2 per tradare col drop a 2 dall'avversario. Perché se l'avversario dovesse fare artefatto pompo pangolino è un po' un disastro, andiamo un po' troppo sotto con... Hai scelto la mossa sbagliata e allora pescheremo. Sempre da considerare questa cosa. La tua giocata cambia in virtù di quello che fa l'avversario. Quindi mai slammare, soprattutto mai slammare pre-combat. Sempre andare in combat, vedere cosa fa l'avversario, prendere un'informazione. Qui l'avversario passa con una ovvia rimozione per il Void Infiltrator. C'è un modo per stappare una creatura nel bianco e nel rosso? Penso di no. Quindi ci limiteremo semplicemente ad attaccare e basta. L'avversario ha lo stop, quindi qualcosa ce l'avrà, ma se muore questo Infiltrator va bene. Se non muore, male per l'avversario. E muore di emergency eject. Ma in realtà così va bene per noi, va molto bene. Cosa voglio fare? Rampare? Una 2-2 la voglio fare sicuramente. Con gli altri mana voglio sempre rampare. Sì, assolutamente. Vai, 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 vadi, vadi, vadi. Siamo sotto nella race. Dovremo trovare una risposta a Windrake. Ma se l'avversario si limita a fare removal sui nostri pezzi, non è un game che vince mai. Perché questi omini volanti 2-2 non lo salveranno. A 5 mana... Oh! Oh! Ecco perché è riandato Boros. C'era un motivo per cui eri andato Boros. C'era un motivo, hai spiccato la mitica e poi hai forzato. E questa mitica ovviamente ci mette un po' nei guai, perché una 4-5 lifelink tende a spostare un po' le race. Dunque, noi cosa vogliamo fare? Penso che la giocata sarà fare Nano for Sentinel e Rampo, così che se il turno dopo peschiamo terra possiamo fare Glacier Godmo, ti stampo tanti danni sulla faccia. Il problema è che non basta stampare tanti danni sulla faccia con Glacier Godmo. Reliquia quantomeno li mantiene Sunburn tappato indefinitamente, il che non è male. Adesso andiamo a 10, però se l'avversario non dovesse fare dei tokens, perché questa carta, oltre ad essere una 4-5 lifelink, cosa che la rende fortissima di per sé, inoltre raddoppia anche i tokens. Ma se non dovesse fare tanti tokens, penso che la giocata sia questa. Sentinella. Passo con l'intenzione di rampare, non faccio vedere bolla, perché se faccio vedere bolla, quello che penso, l'impressione che ho, è che l'avversario tiene in difesa la lifelink. Ho capito, opponent, però così è un po' difficile. se butti tutte quante queste bombe sul tavolino, una dopo l'altra, facciamo un po' di difficoltà a vincere. Perché adesso vai a prendere Sami, giusto? Se va a prendere Sami, penso che facciamo un po' di difficoltà a vincere questo game. Anche perché Sami fa un robot a fine turno ogni turno e Exalted Sunborn fa fare 2 robot a fine turno ogni turno. Quindi la nostra unica speranza è che l'avversario ha trovato Sami. E abbiamo perso. Questo è il modo in cui perde questo mazzo. Se l'avversario fa delle minacce che vogliono attivamente essere tappate. Quindi questo qui è actual factual il worst matchup che potevamo prendere. In assoluto. Proprio di tutti quanti i matchup che potevamo prendere, questo era il peggiore in assoluto. Ovvero Boros con le mitiche e le rare bomba. Perché l'avversario non ha fatto praticamente niente questo game, eh. Ha fatto a 2 mana una 2-2 e a 3 mana una 2-2 volante. Che è qualcosa di atroce. Ciò detto, possiamo fare Godmo attacco, ma non attacchiamo per tanto. Attacchiamo per 7, 3, 10 e 4, 14. L'avversario va a 10 e poi staziona Serima e poi è tutto un disastro. Per questo mi sa che non si fa Godmo, ma si fa Criogenic e si tengono tappate indefinitamente le creature, giusto? Allora. Il problema di Godmo è che da Vigilance... Facendo Vigilance non posso tappare Sentinella. Non potendo tappare Sentinella non posso generare un mana extra. Dunque, in ogni caso noi attacchiamo per 5 adesso. Godmo aggiungerebbe 9 danni in più.
Ma con 9 danni in più l'avversario nel frattempo farebbe tante cose rilevanti, resterebbe con la lifelink e farebbe altri danni di lifelink e poi stazionerebbe Serima, eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe un po' tutto un disastro. Quando Godmo lo possiamo fare il turno dopo, lo stesso. Quindi io quello che farei è criogenica. L'avversario non ha stop, ha solo Sami in mano. Dobbiamo pescare qualcos'altro però. Ok? Dobbiamo pescare qualcos'altro. Criogenica serve a tenere tappata indefinitamente questa carta. Dobbiamo pescare Gunship. No, ragazzi, se fladiamo perdiamo sempre questo game. Non c'è uno spot in cui fladiamo e vinciamo questo game. Dobbiamo pescare qualcosa. Ora. Utros Seonosist va benissimo lo stesso. Quindi ti attacco. Stappo è completamente irrilevante. 5 danni a te, vai a 19, terra, Utros Sionisist, passo. E il senso di questa cosa è che l'avversario farà Sami, staziono Serima, che lo stesso non sarà full stazionata, fa i robot a fine turno, ma i robot sono tappati. Essendo i robot tappati, adesso gli entra un Godmo tra capo e collo. E non se non fa Plasma Bolt o cose strane, in questo game possiamo vincerlo. Ovviamente appena top-deckiamo una rimozione, tipo Zoa vincerebbe on the spot probabilmente, una cosa del genere. Quanti mana abbiamo? 4, 8 totali. Quindi non possiamo fare Zoa, Godmo... No, possiamo fare Zoa, Godmo, Terra. Però non possiamo spaccare l'Ender in più. Quindi, però possiamo comunque dare rapidità. Sì, Zoa vince on the spot. Quindi Mecano Zoa vince on the spot. Gunship vince on the spot. Ne abbiamo di pescate che vincono on the spot. Vediamo. Perché l'avversario ha 19. Adesso prende... Soprattutto se tappa Sami. Se non ha rimozione in mano. E dai però, Arena. Che noia. Dovremmo vincere lo stesso. Attacca per 7 volanti. Vince. Ci manda uno. Vince se ha un modo per pompare. Ma noi non possiamo fare niente. Cioè, l'avversario ha fatto mono bombe e noi abbiamo mono fladato. Quindi più di così non potevamo fare. Mandiamo l'avversario a 2, tra l'altro. Mandiamo l'avversario a... Ah, ma c'ho l'Ender, ragazzi. C'ho l'Ender per terra. C'ho l'Ender per terra, ho missato l'iter. Chat, ma non mi dite niente. Chat, ma non mi dite niente. Mamma mia, che errore clamoroso. Allora merito di perdere. Sì, no, merito di perdere. No, disastro. Ci sta, mi sono distratto. Mi sono distratto, ragazzi. Scusate, ragazzi. Scusate. Tra l'altro ho pure pescato Zoa, scusatemi. Ci ho pensato, ci sono arrivato letteralmente 3 secondi dopo. Peccato, avevo giocato benissimo fino ad adesso. Avevo giocato molto molto bene fino ad adesso. Poi questo errore è stato... Ma dovremmo vincere lo stesso in realtà. Se l'avversario non ha removal per Godmo. Se removal per Godmo ovviamente perdiamo. Così no, così ho straperso. Così possiamo limitarci a fare Zoa warpata così. Ti tappo lui. Bringer. Fortunatamente l'avversario non ha niente in mano. Fortunatamente. Fumarola va bene, tanto irrilevante. Facciamo prima terra così. Ti attacco con tutto. Va bene, 3-0 with the sweat. Mi dispiace. È stato un brutto errore, Mr. Silital così. Più forti degli errori, portiamo a casa un altro bellissimo 3-0 in tradizionale. Il mazzo era fortissimo. Abbiamo beccato un matchup che era Sass, battute le bombe, con una sola rara, che tra l'altro l'abbiamo pescata mi pare una volta e basta. Ma il resto del mazzo, ragazzi, cosa volevate dire a questo mazzo? Godmo è un'uncommon fortissima. Sionisist è un'uncommon fortissima. Biomecan Engineer è un'uncommon fortissima. Tripla reliquia. Cioè, le rare non servivano a questo mazzo. Cioè, potevamo giocare tranquillamente UG così, tipo. Ed era un mazzo di Magic. Anzi, così, tipo.
Ed era un mazzo di Magic questo, tranquillamente. Fortissimo, tra l'altro. Questo avrebbe fatto 3-0 lo stesso. Mi dispiace sia successo, ma meno male che succede anche a te, caro Kami, mi sento meglio. Eh sì, no, certo, ragazzi. Nessuno di noi gioca perfetto. Nessuno. Anche Magnus Carlsen non ha la perfezione, non ha la precisione del 100%. Magnus Carlsen ha il 98-99% di precisione di percentuale. Diciamo, io aspiro a essere il Magnus Carlsen delle Magic, ma ovviamente non lo sono, perché altrimenti stavo al Pro Tour, e quindi sicuramente non sono perfetto.